Irina è l'amica di oggi, eccoci, ciao Elena. Ciao a tutti. Ti accompagno, conto come sempre da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. La vedi? Sì, la vedo, l'ho vista che arrivava con... È lei? È arrivata con un vestito nero lungo, eh, rossetto rosso, e questo vestito rappresenta la sua... mm, diciamo, un modo per... È come se per potersi sentire all'altezza delle cose, lei si dovesse mettere in alto. Mm, Fortemente truccata e Mm, vestita sexy. sì, perché se no si sentirebbe non all'altezza delle cose, mi dice. Ok, quindi è una forma, non è una vita precedente, è una forma con cui ti si presenta. Sì, Ok, sì, sì, ti dà l'autorizzazione? sì. Va bene. Irina ha già fatto delle sessioni con me e poi un processo finale. Guarda, come dire, come se le sessioni fossero delle stazioni di rifornimento, no? Di Mhm, una strada dritta. E oggi noi siamo, non so, da sinistra a destra, no? Noi oggi siamo all'estrema destra di questa strada, alla mhm, stazione di rifornimento finale. mhm, Non so, io ogni tanto mi invento delle cose, ma sembrano sempre molto interessanti. Quindi sono tre le sessioni, due, tre, tre. Questa è la quarta. mhm, Ok, quindi sei uno, due, tre sessioni, quattro quella cosa lì, mhm, cinque noi. mhm. Ok, dimmi così com'è l'andamento. Come dire, non so, prima sessione pulita, poi si è sporcata lei. Oppure prima sessione pulita, ma era rimasto una cosa. Seconda sessione abbiamo tolto quello che era Mhm. rimasto, ma poi... Cioè, qual è l'andamento? Ok. Allora, diciamo che allora, nella prima sessione erano rimaste le due entità mentali, che sono le stesse per tutte le sessioni fino ad oggi. Eh, mh, ma era completamente pulita per il resto. Quello che lei fa in tutte le tre sessioni che sono già state fatte è che è come se lei prendesse, sentisse, come se avesse sentito, adesso vedremo dopo questa, ma le altre tre, come se avesse sentito solo una cosa, Cosa? un aspetto di tutte, Ah, no? l'ha Mm, capito solo, ne ha eh, capito solo uno. esatto, quindi quella cosa lì l'ha attuata. Ok, e il resto invece non ha agito per e con le entità mentali quelle cose lì come se fossero tornate. Ok, infatti poi vedo le stesse. Allora lì vedevo tre entità. Ok, una cosa rispetto a un'entità l'ha presa e superata quell'esperienza lì. Quello rispetto alle altre due no, e grazie alle entità mentali che erano ancora presenti, nella sessione dopo c'erano. Le altre due questioni. Mm. Poi meno una ancora. Meno una Ok. ancora, e lì sono rimaste le entità mentali. Alla terza era praticamente pulita, non vedo, E alla cioè quarta? a parte le entità mentali era pulita. Diciamo che tornava qualcosa per colpa delle entità mentali. Vabbè. Esatto. Entità eteriche quali sono oggi? Vedo solo un falconiforme, non tanto potente, però è come se usassero una strategia con lei.
perché col fatto che lei faccia sessioni senza tanto pensarci, a loro non va tanto bene perché tutte le volte comunque, anche se sono tornati con le entità mentali, tutte le volte vengono eliminati. Ok, quindi stavano cercando una strategia per far sì che, come se non riuscissero a essere visti. Quindi vedo questo falconiforme che è poco importante, nel senso poco forte, tra virgolette, ma sopra Mm. vedo un felinoide, una mantide e un falconiforme più forte, diciamo, e sono tutti e tre gestiti da Zeus insieme a Odino. Non l'ho mai vista questa cosa qua. È come se si fossero accordati Mhm. per... come se loro pensassero che se noi togliamo il piccolo falconiforme, loro possono rimanere. Cioè se sono nascosti. Mm. Ma il connessione dov'è? In che senso dov'è? Cioè, Mm, allora c'è questa scala, no? Che porta fino a mm, Odino, come amanti di falconiformi sì. forti. Poi c'è il falconiforme debole, l'uccellino di qua, Mhm, che è attaccato però a lei. sì, Noi vediamo l'uccellino, lo togliamo e ce ne andiamo a casa. Invece c'è tutta la scala di là di sì, entità. Ma la scala di entità come interviene? È connessa all'uccellino? sì, è connessa all'uccellino come se ci fossero dei tubi, Fili. sì, Anche io vedevo questi legati. fili. Ok. Infatti. Quindi guardano l'uccellino, guarda l'uccellino, cheese e via. Mhm, Va bene. Entità mentali 2, quindi. sì, Number. una di livello 3 e una di livello 5. Ok. Nome. Quella di livello 5, partnership, Ok. programma, lei tipo partner o qualcosa così. Mhm. E obiettivo? Compito? Allora, il compito è quello di quello che ho visto prima quando lei è arrivata, no? Quindi renderla insicura e far sì che però per sentirsi più sicura diventi più appariscente. Ok, quindi più è come se lei si pone in maniera molto mm, Visibile. sì, visibile, ma anche mm, Dritta al punto. sì, cioè Non ho capito, sai. faccio fatica a spiegartelo. Cioè, io l'immagine che vedo è come se lei arrivasse lì, pum, e creasse, eh, invece che arrivare e, diciamo, parlare in maniera più morbida, vedo in maniera più, mi viene la parola. Ricominciamo. Compito di partnership. Entità mentale di livello 3. Mm. Facciamo un Allora, esempio. un esempio è, che ne so, arriva va al colloquio di lavoro, le chiedono lei cosa sa fare, e dice io so far tutto, così Mm. capisci cosa intendo dire. Mhm. Invece che dire io so cucire questa maglia e poi so ricamare quell'altra, usare quel filo lì, le dice io so far tutto. No? Quindi si pone in maniera come se mettesse, la vedo come se tagliasse, ecco, sai quando devi tagliare la carta? Invece Mhm. che andare con la forbice che fa un taglio alla volta, è come se usasse quei cosi che tagliano tutto insieme. Una taglierina verticale. Mm. E partnership perché è relativo all'ex marito? Compagno, marito? No, è relativo praticamente quest'entità, che solo nel suo caso però si chiama così, ha fatto una partnership con il falconiforme e le varie interferenze sopra.
quindi è come se si aiutassero a vicenda, no? Quindi falconiforme fa sì che lei la fa apparire, ok, l'entità mentale mantiene questa cosa abbassando le vibrazioni dicendogli che non è adeguata, che non è all'altezza. Ok, Mhm. quindi fanno questo gioco qua. E quella di livello 5? No, questo era il livello 5. Ah, ok. E Quella di l'altra l'abbiamo livello... visto. Quella di livello 3 l'abbiamo visto. Impianti mentali ci sono? Mm, sì, ce n'è uno a un cerchio. È un cerchio qua sopra, dentro però. In cima al cervello è un cerchio. Sì. Impianto mentale. E a che serve? Allora, quello lì è quello che usa l'entità di livello 3 quando la rende, quando le dice che... mm, è quella, l'entità di livello 3 è quella che le fa, la invoglia a non far niente, ok? Mhm. Quindi è quella che la rende pigra, apatica, che le fa credere che lei può fare tutto senza fatica. Ok, e quell'impianto lì lo utilizza per fare questa cosa qua. Allora, è quasi come, ecco, attraverso questo impianto lui riesce a mandare gli impulsi al corpo come di stanchezza, come di fatica, no? Spossatezza. Mm. Spossatezza, e quindi dice no, no, non ho voglia, non lo faccio. Ok, quindi c'è anche un collegamento fisico. Quindi quella non voglia di lavorare e pigrizia hanno una causa esoterica nell'impianto mentale. Sì. Mhm. Ci sono impianti eterici dell'uccellino o della scala di entità che abbiamo visto prima? Sì, ce n'è uno, ne hanno rimesso uno qua, mezzo al torace, Ok. Basta? Uno con solo? un, sì, con un EDL. Ok. Diamo un'occhiata al suo corpo emozionale. Mm, Allora, vedo un senso di... come se lei si sente spersa e sola, di questa paura di essere lasciata sola, cioè di rimanere sola. Vedo che prima era proprio la paura di essere abbandonata. Ok, ora si è trasformata nella paura di rimanere sola, per sempre, no? Spersa, la vedo spersa. È come se viaggiasse in uno spazio buio, in una Quindi foresta solitudine. buia. Sì, in una foresta buia dove c'è tanta nebbia. Va bene. Quindi c'è solitudine nel suo emozionale. Mhm. Paura? Paura di... perché si sente spersa e quindi ha paura Ok. di... Rabbia? ecco. No, vedo tristezza. Stavo per chiedertelo. Mm, Bassa autostima? sì, Va bene. Causa esoterica dei problemi economici. è sempre l'entità di livello 3. Eh, Mhm. Allora, con l'idea che lei, allora, gli mette l'idea che lei può avere tutto senza fatica, ok? Però poi fa sì che a livello economico non stia bene, così almeno è sempre lì sul, ok, vorrei
quindi rimane apatica, vorrebbe che arrivasse tutto senza fatica, però ha problemi economici, quindi le vibrazioni rimangono basse e loro possono ciucciare. Causa esoterica del voler viaggiare. È sempre Se questa c'è. idea. No, più che, vabbè, voler viaggiare è una sua caratteristica, ok, però questa cosa del sogno di viaggiare, di avere soldi senza la fatica, viene ridondata dall'entità di livello 3. Continua a mettergli il pensiero nella testa. Va bene, esiste la sua fiamma? Se sì, la chiamiamo. Sì, la sua fiamma esiste, ma la vedo tipo... Allora, secondo me l'ha incrociata quando è stata in Messico, perché la sua fiamma è in Messico. È come se io avessi visto che a un certo momento si sono sfiorati e poi sono andati uno da una parte e uno dall'altra. Come si chiama? Juan. Ecco, fregata. Che è il nome più comune dopo José, è il più Non lo comune nella so. Latino America. Giovanni sa di Juan, sa di questo momento. Allora, diciamo che lo sa nel senso che è come se da quel giorno lì ci si fosse accesa una lampadina, no? Non sa che è lei, ma sa che è come se avesse aperto un'informazione in sé, ok? Questa informazione che da qualche parte nel mondo c'è la persona ideale per lui. Mm. Però non sa che è da quel momento lì e non sa che è lei. È come se fossero quasi riusciti ad incontrarsi e poi vedo proprio che in quel momento lì è come se fosse arrivato un uomo del tempo e li ha fatti allontanare in questa Ok, ci maniera. sono vite passate che lei ha vissuto con l'ex. Ne vedo uno in particolare dove lui era il padrone di un'enorme tenuta di campi agricoli Mm. e lei ha lavorato per lui. Era una come tante altre, però era una delle sue operaie, mondine, sì. Perché si sono rincontrati in questa vita. Perché lui si era accorto di lei in quella vita là. Lei no, ma lui è come se tra le tante si fosse ricordato di lei. E quindi è come se la sua PS di lui volesse riandare a capire che cos'è che cos'è di quell'esperienza che l'aveva attratto. Ok, e quindi ha fatto in modo in Ok, questa vita di andare un po' più a fondo. va bene, esistono, al di là della fiamma in Messico, delle anime affini vicine a dove vive Irina? Ne vedo una in Svizzera al confine con la Germania, vedo solo quella. La più vicina. Mm. Ok, torniamo alle stazioni gas station, alle stazioni della benzina. Mhm, La quarta non è una vera e propria sessione di ipnosi. mhm. Lì quali benefici sono stati apportati? Visto che quella parte, quella zona lì, cioè quella gas station lì, non lavora sulle entità mentali. Mm. Erano Eh, ritornate le eteriche e sono state tolte le eteriche? Dopo sì, 3 sessioni? sì, ma appena c'è. Era un po' come, era tornata una cosa tipo quella che è tornata adesso, no? Una cosina, Vabbè. niente di che, si è stata ripulita quella parte lì.
Diciamo che la soluzione della sua relazione traballante, il cambio casa, mi sembra, no? Mm, Tutte queste cose sono state apportate nella sua vita, quindi lei ha reagito, ha agito sì, e una sessione alla volta ha tolto quei tre argomenti, macro sì. argomenti che e ha ridotto, come dire, al minimo. Se la sarebbe potuta cavare Irina da sola senza questa sessione di oggi, lavorando lei sul suo mentale, perché Se le lei... entità Sì. mentali non sono invincibili. No, no, infatti. Le ipnosi non sono necessarie, altrimenti saremmo tutti morti. Mm, mm, Non mm, tutti mm. accedono alle sessioni di ipnosi, nessuno, né tutti sanno cosa sia un'ipnosi. Uno può mettersi lì come? A far fuori la sua entità mentale di livello 3 e 5, che vabbè, 3 è niente. E Mm. comunque 5 già inizia a diventare Inizia... abbastanza, però uno può debellare anche una 10. mhm. Assolutamente, Come? imparando a centrarsi, essere proprio centrati, quindi comunicare direttamente sempre, in ogni istante con la propria PS e questo fa sì che il nostro cervello aumenti, che aumenti la capacità di uso del nostro cervello. Ok? Ma per centrare intendi recitare, cantare Shanti Astangi dalla mattina alla sera? No, Cantare il credo? Dire il no, Pater Noster? Mettersi il no, cilicio no, nei genitali? Guardare tantissima televisione in modo che la D'Urso ci dica come fare per lavarci le mani? no. Che è successo, davvero. Ha spiegato Sì, come ci si lava le mani me l'avevano all'inizio detto, della non l'ho minchia visto, ma me pande. l'avevano detto. Come si fa a essere così stupidi da guardare la D'Urso? È possibile? Quelli che guardano la D'Urso hanno la parte subliminale? Allora, ce l'hanno, è come se io la vedessi di fianco, no? È come se arrivasse solo l'impulso per gestire il corpo, la parte fisica, ok? E vedo la PS come una sfera qua di fianco, ma incapsulata in una cosa che non la fa agire. Cosa? Eh, Mentale? può essere, sì, esatto, è come un impianto mentale intorno alla PS. Ma è una entità mentale collettiva? No, no. È un'entità mentale collettiva che collab enorme, cioè molto potenti, io direi livello 9. Bene, che io penso che tutte queste entità mentali collettive siano, nel caso della comunicazione, siano collegabili a un'entità mentale collettiva media. Esiste? Mhm. Quindi dentro c'è l'entità collettiva, mentale collettiva televisione, entità mentale collettiva Facebook, entità mentale collettiva social media di tutti i tipi, entità mentale Ah, lì. collettiva TikTok. mm. Tra l'altro American Gods, una serie visibile nella Pay TV, parla nella prima stagione proprio dei vari dei, eccetera. I nuovi dei, i vecchi dei sono sempre i soliti, tra cui c'è Odino, il corvo. Mhm. I nuovi dei sono la signora televisione, il Mhm. ragazzo social network, Ah, super vedi, tecnologizzato, pieno di pixel che gli escono dalla faccia, cose così. Quindi sono veramente i nuovi Mm, dei, i media. sì. Media che in questa situazione, in questo particolare momento che stiamo vivendo, hanno un ruolo fondamentale. Mhm. Sì, è come se fossero tanti dischi, ok, quindi media, Facebook, bla bla bla, e sopra ci fosse un disco grosso Vabbè, a cui parliamo della stanno tutti attaccati. parliamo della televisione. Mhm. Semplifichiamo, i direttori dei telegiornali e dei giornali della carta stampata, cosa hanno fatto negli ultimi 2 anni, 1 anno e mezzo, 2 anni? Detto la verità? Sbagliato Sì. le informazioni? No, O preso soldi? hanno preso soldi e hanno studiato un copione. Tutte le volte è come se studiano una parte di un copione. Ok, Lo quindi sanno? I direttori lo sanno? alcuni direttori sì, io I vedo i giornalisti? direttori quasi tutti.
Giornalisti, qualcuno, la maggior parte sì lo sa, Ok, la maggior parte lo sa. percentualmente rispetto al vecchio stipendio che prendevano prima, quanto prendono di più i direttori? Il 105% vuol dire 5% in più, no? Secondo me 3 volte tanto. Solo? Mi stupisco. Secondo me arrivano alcuni. Nella media, eh? Cioè, che ne so, tipo se uno prende 2.000 euro ne prende 6.000 in più, quindi 8.000, 10.000 euro. Ok, c'è uno, prendi un direttore senza nominarlo a caso della carta stampata o della Mhm. televisione che ha dei figli, per esempio minorenni, o anche appena maggiorenni, Mm. sono tutti cinivaccati, No, no. quindi sono stati fintamente Sì. cinivaccati, hanno avuto il pass senza esserlo. Mhm. Mm? Perché? Perché lo sanno. E perché? Qual è l'obiettivo? Solo prendere soldi, mi sembra molto strano. No, no, vabbè, fanno parte, io li vedo che fanno parte, sono come gli attori e come i cantanti, come i politici. Se sei lì Mhm. devi accettare il contratto, devi accettare quello che il deep state ti impone. Sì, A un però certo livello sono così. il giuramento di Ippocrate di un giornalista è dire la verità, verificare le informazioni, dire la verità, non inventare dei dati. Sì, in teoria anche i mega scienziati che vediamo hanno fatto il giuramento di Ippocrate, a dire la verità, ma dicono tutto il contrario. Non mi interessa niente. Ok, l'entità mentale collettiva, noi possiamo interagire con essa da qui, con i nostri ad eternum, hanno degli riferimenti, cioè delle connessioni. Sì, sì, Ok. come se ci fossero dei fili. L'entità mentale collettiva media è tua, è mia, no? Quindi possiamo fare quello che vogliamo. Mm, Poi che questo comporti delle connessioni destabilizzate con tutti i cavetti che scendono da questa mhm, nuvola in tutte le menti cerebrolese, a me non interessa più di tanto. mm, L'entità mentale collettiva è mia, io faccio quello che voglio. mhm, Bene, miliardi di miliardi di miliardi di ad eternum, tutti dentro, nelle sottocategorie dei media, in tutta l'informazione, in tutta la parte scientifica dell'informazione, in tutta la parte scientifico-medica dell'informazione. Se vogliamo vera informazione, scienza vera, medicina vera, dobbiamo alzare le frequenze perché sono un po' bassine. Male non fanno. Avremo scienziati più svegli, più onesti, anzi solo onesti. mhm, Male non facciamo a nessuno, interferiamo nessuno. Stiamo interferendo positivamente noi stessi, mhm. elargendoci quello che ci meritiamo, quindi giusta informazione scientifica, giusta informazione medica, giusta Mhm, cronaca, nessuna distorsione dei fatti. Il giornalismo è questo, se no non è giornalismo e non ha diritto di finire su una carta stampata o su uno schermo di televisione o computer. mhm. Miliardi di miliardi, questi ad eternum non solo non li può togliere nessuno, ma si autoreplicano fino ad arrivare a un livello di saturazione di questa egregora, entità mentale collettiva, chiamala come vuoi, totale, quindi dove circola solo alta frequenza e verità. Mhm. Cosa vedi? Mhm. Allora, vedo che tutta l'energia di prima, che era vibrazione bassa, è stata sostituita dalle vibrazioni altissime degli ad eternum, degli infiniti ad eternum, dei tantissimi ad eternum che abbiamo messo, e vedo proprio che circola questa vibrazione alta, proprio come se fosse eh, mm, come se fossero tanti pallini, no? Che Copietanti. circolano, sì, anche nei fili. E... Vagamente ricorda la stella
quella che si accende a Capodanno Sì, vicino il esatto, bastoncino che bravo. fa come si Esatto, chiama? esatto, esatto, fa così. Stella, non è Stella Filante. No, Vabbè, Stella di Capodanno. mm, sì. Tanto tutti l'hanno accesa una volta in vita loro, no? Mm, È un bastoncino di metallo, di solito zigzag, intinto in una sostanza che brucia lentamente dall'alto verso il basso, da un mm, estremo al centro, più o meno. sì, così e vedo che passa anche in tutti i fili che arrivano alle menti delle persone e vedo che è come se intorno alle persone si creasse un casco con queste vibrazioni qua. Mhm. Mm, cercano di interferire provando a tagliare i fili, ma è come se il filo si tagliasse e poi si riunisse cioè, istantaneamente, quindi continuano a tagliare, ma il filo ritorna con le vibrazioni alte. Ok, questa parte non è casuale, tanto lasciamo il processo agire e poi ci ritorniamo dopo. Mhm, Perché uno dei punti a cui Irina tiene di più è il rapporto con il figlio. Figlio che ha appena raggiunto la maggiore età e che ha il divieto di cinivaccarsi da parte della madre, che non è assolutamente d'accordo, madre che si informa, che io non voglio usare il termine che ha usato lei e non lo voglio neanche ripetere, no, mm, complot, mm, 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 ma lei secondo me è una informata, mhm, direi. È una che si fa delle semplici domande. Farsi delle domande e non credere a quello che ci viene detto e basta, fare delle ricerche autonome, avere lo stimolo autonomo a farsi le ricerche, nessuno ti deve dire fatti la ricerca, te la devi fare tu perché sai che quella è la strada. E lo mhm, ribadisco qui nei video, se avete bisogno di capire quali sono le sessioni in cui si parla del tal argomento, non dovete scrivere un commento su YouTube dov'è quella sessione, così qualcuno, io non vi rispondo, qualcuno vi risponde e vi dice dov'è il video. Ve lo dovete cercare da soli, perché questa è la base della ricerca. I video mm, sono tutti indicizzati, tu vuoi sapere quali sono le sessioni che parlano di Deep State, Lucio Carsi è finito, non è difficile, lo sanno tutti e che non vi viene nemmeno in mente. Quindi dovete switchare nel devo cavarmela da solo. mm, La ricerca è mia. Se ti dicono cosa fare, non uscirai mai da questo circuito. Perché come ti dicono quale video devi vedere, domani ti dicono di fare una cosa, tu la fai, come cinivaccarti. mm, mm. Semplice? L'avete capito? Speriamo che tutti quelli che continuano a chiedere dov'è il video dove si parla di, adesso smettano di chiederlo. Bene, chiamiamolo nel cinema il figlio. Mhm. Domanda a bruciapelo, rullo di tamburi, si è cinivaccato? Allora, secondo me non ancora, è riuscito in qualche modo a utilizzare qualche altra fonte, ma ha intenzione di prenotare o ha prenotato comunque. Ancora no, secondo me ancora no, però ha trovato il modo per ovviare a questa cosa, per poter fare quello che vuole, in attesa di. Quello che vedo io è come se penso che abbia prenotato. È la prima Civac. L'ha prenotato. E Mm, lui è connesso all'entità mentale media, io lo chiamo media perché non sto lì a dire tutte le mhm. volte, internet, lui sarà più su internet, TikTok, Instagram, Facebook. S- Sì, è collegato, però vedo una cosa un po' diversa, nel senso che è come se è collegato, ma un filo un po' debole, no? Invece è più collegato con i suoi coetanei e ascolta tanto i coetanei. Lui chiede ai coetanei più che informarsi da solo. Si confronta con loro e ascolta quello che gli dicono. Anche dei genitori di alcuni coetanei, vedo questa cosa qua. Mhm. Mm, mm, Bene, mm. facciamo un viaggio nel tempo con queste attuali condizioni.
tra 2 anni e mezzo, 3, che fine fanno i vicini vaccati? Sono sani? Sono privi di malattie? Il Cinivac serve a quello. Sono in salute? Sono accanto a non cinivaccati ridotti a rottami, pieni di malattie, pustole, mosche che girano intorno alla loro testa? Dei Allora, cini non vaccati, eh? mhm. Io vedo ehm, Cini non vaccati è bello, mi piace. allora, io vedo tre fra, Tipologie. fra 2 o 3 anni. Ah, Sì, allora vedo zombie, gente fuori di testa e morti. che percentuale? Dei cini vaccati, immagino. Sì, i cinevaccati. I non cinevaccati no, vabbè, anche lì c'è due tipologie però. Allora, Hai detto zombie, morti e... beh, malati e fuori di testa, che sbarellano proprio. Allora, morti dei cinevaccati io vedo la metà che sono proprio un 50% morti già fra 3 anni e l'altro Matti? 50%. Mm? Matti? Allora, matti il 15% e gli altri sono zombie. Zombie intendo che ricevono come se fossero dei robot, quindi un comando dall'esterno e fanno quello che il comando dice. Cioè tutti uguali, tutti... Tipo? Andate a scassare le scatole ai non Mm, civaccati o vai a lavorare, guarda la esatto. televisione, fai Mm, questo? Ok. In mhm. virtù di cosa? Scusami, non dovevamo essere protetti da questo liquido, No, vabbè, non dalle c'entra proprio. malattie? Ah, va, no, non c'è. Quello che vedo io nel liquido proprio non c'entra niente con la protezione di niente. Non c'è neanche la malattia, quindi non esiste. Ma non sono stati in grado di isolare neanche il virus perché non c'è e quindi è tutta una messa in scena. Il figlio di Irina sta vedendo tutto questo. Sì, è lì nel cinema, ma tanti ci sono le solite cose che sento da mia mamma. Beh, se vuole se ne può andare, eh. Io nel cinema gente che non c'aveva di stare non ce la voglio. O è interessato e resta, o se ne va e va a fare calisthenic, calcio, che non c'è niente di male. Ma se quello è il motivo per cui si deve cinevaccare, a me va benissimo. A me va bene tutto, io non è che dico tu Mhm. male, lui bene. Tu fai una scelta, falla. Basta che la tua scelta non incide nella mia, sulla mia. Per cui vuoi farlo, fallo. È stata un'esperienza alla fine, non è che la fine del mondo. Mm, mm. Alla fine dice, vabbè, sto qua, vediamo. Ok. Causa esoterica della grande passione per il viaggio di Rina, se c'è. Abbiamo visto prima l'entità, no, vabbè, la sua passione per viaggiare è una sua, no, non è una casa esoterica assolutamente, è fatto, là, è la sua PS che vuole sperimentare col viaggio. Però alcuni non amano viaggiare, lei sì, qual è la discriminante? Vite passate, una Ma particolare vedo, predisposizione della sì, PS? sì, sì, esatto, vedo proprio che a un certo punto della sua evoluzione, della sua consapevolezza, la PS sceglie l'esperienza di voler viaggiare, della passione per il viaggio, fa parte di un'esperienza della PS. Poi ci sono varie tipologie, oltretutto, no? Quindi passione per viaggiare in una certa maniera, che ne so, ci sono quelli che non vogliono andare con i viaggi organizzati, si vogliono organizzare tutti, o vanno un po' così, che ne so, con lo zaino all'avventura, oppure invece ci sono quelli che vanno solo con gite organizzate e gruppi, oppure quelli che vanno solo in albergo, oppure quelli che vanno solo in tenda. Ok, quindi passione per viaggio divisa.
in varie cose, sono le varie esperienze che la PS vuole fare. A un certo punto dice, questa vita voglio fare questa esperienza qua. Va bene. Causa esoterica di calo della vista, se c'è. Ah, avevo vista prima, è come se... Ah no, ecco perché sì, avevo visto, è collegato a al fatto che lei sente come se avesse un blocco qua, no? Ok, Mhm. quindi io ogni tanto vedo che eh, fanno un collegamento dall'esterno attraverso qua il terzo occhio, fanno tipo un triangolo e vanno a comunicare direttamente con la pineale. Quindi portano via energia direttamente dalla pineale, oppure mandano degli impulsi vedo di blocco, come se ci fosse, come se ci- c'è un pensiero magari che è originario dalla PS, ok? Loro mandano un impulso e questo pensiero scompare. La persona non si ricorda più cosa stava pensando. Ma questo cos'è? Un Questo qua. impianto, quindi? Sì, però non è è come se fosse un canale triangolare. Non è un impianto, è un canale, quindi. Sì, un Ma chi l'ha canale. messo? Ha messo la mantide. Dopo la quarta stazione di benzina? L'hanno messa? O c'era già L'hanno lui? rimessa, l'hanno rimessa tutte le volte. Metti, togli, metti, togli. Mm. E quindi anche il dolore tra le sopracciglia è questo. Sì, sì, Vista, e anche la dolore. vista. Mm, mm, mm. Fiato corto, no, scusa, sì, fiato corto e oppressione sul petto qualche giorno prima di questa giornata di oggi. Sì, hanno provato a farla desistere da fare questa sessione. Mm. In casa lei si domanda, che ha una casa con qualche anno, si domanda se ci sono di interferenze, disincarnati o qualcos'altro. Allora, vedo un'energia, una vibrazione molto bassa, in generale nella casa, che è lì bassa non proprio da quando è stata costruita, ma da qualche anno dopo. Lì è morta una persona che però adesso non è lì, però è come se dove è morta fosse rimasto un ricordo energetico. Come se io vedo il disegno della sagoma, ok? Che è fatto di energia, di vibrazione bassa. No, vabbè. Della sagoma per Morto. te, Sì. ma morto ucciso? Mm, mm. No, è una No, no, no. rappresentazione. Sì, sì, sì. Morto di malattia, vecchiaia, incidenti, Sì, così. ma è morto tipo arresto cardiaco, però era già anziano. No, no, niente di... Mm, mm, mm. Va bene, chiamiamolo. Chiamiamo tutti i disincarnati di tutta la città in cui vive Irina. Mm, In primis, primo della fila, questo qua. mhm, mhm. Si presenta e come? Sì. Vedo questo signore con i capelli grigi, anziano, che eh, lo vedo attaccato al cimitero, lo vedo attaccato alla tomba della moglie. Mm. Quali problemi dà, se ne dà, alla casa di Irina e a Irina e al figlio? Ma io non vedo che lui dia tanti problemi, è più solo questa strascico energetico, vibrazionale, che sono vibrazioni basse, quindi cioè quando Irina è lì, per alzare le vibrazioni deve fare uno sforzo un pochino più alto, deve fare un Consistente. sforzo sì, più consistente. Però lui non è che dà fastidio a lei in particolare. Va bene, portale aureo.
Mhm, e rapidamente lo salutiamo e lo invitiamo ad andare lì, in modo che si stacchi dalla mhm, tomba, si stacchi dalla terra, mhm, capisca le sue interferenze, sempre la stessa cosa, insomma. mhm, Stesso identico discorso per tutti i disincarnati della città in cui abita Irina, e tutti i disincarnati che si vogliono presentare, tutti indistintamente. Stare qui a mettere ad eternum per richiamare tutti quelli d'altro giorno che sono rimasti fuori, vengano, mhm, i 700 erotti. Dovrebbe essere un faro nella notte questo portale aureo quando lo apriamo. Dovrebbe attirarli alla velocità della luce. Loro non hanno lo spazio, no? Si possono dislocare come vogliono. mhm. Mhm. Sono entrati. Mhm. Quanti sono entrati? Allora, quelli del paese, quelli dell'altra volta poi se ne sono avvicinati degli altri, sono entrati altri 526. Mhm. Ne rimangono sempre però in lontananza un po', cioè come se venissero un po' alla volta, no? Va bene, chiudiamolo, il portale. Mhm, Ehm, Irina si ok. chiedeva anche qualcosa relativo alla museruola. Non l'abbiamo mai analizzata, la museruola. Ha qualcosa la museruola? Quelle almeno usa e getta, quelle tradizionali, Mhm. azzurre. No, anche nere sono fatte, ma diciamo quelle azzurre, quelle canoniche. Vedo che hanno tipo delle particelle molto, molto, molto sottili, tipo metalliche. Vedo delle particelle metalliche. Mhm. Al contrario di quello che dicono, e secondo me l'hanno fatto apposta, quello che vedo adesso è, cioè quando tu prendi la museruola nuova, no? E la metti e ha tutte queste particelle, tu respiri dentro e assorbi queste particelle, ok? Quando respiri le attiri. Ma se tu continui a usare quella, poi boom, cioè non è che le particelle si rigenerano. Prendi quelle quantità di particelle della museruola nuova, ok? Mhm. E il fatto che loro dicano che deve essere gettata che devi cambiarla ogni 2 ore, 4 ore, se non lo so, non mi ricordo quello che dicono, ma più o meno così dopo 8 ore, perché almeno tu respiri sempre di più di quel metallo lì. Ok, sono le stesse particelle che respiriamo e che ci buttano nell'aria? No, quelle sono altre ancora. È un C'è terzo tipo di c'è particelle. un giorno in cui tutta questa roba non c'è più, con Sì, queste io lo condizioni vedo. di oscuro. Quando? Mese anno? Io vedo che sarà tutto, 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 che tutto devellato, tutto. Io dico luglio-agosto 2022, con le condizioni di oggi. Ok. Mettiamo un ad eternum in ogni fabbrica di museruole di tutto il mondo, così che tutti quelli che ci lavorano si rendono conto di quello che stanno facendo, prendono e se ne vanno. Niente più museruole per nessuno.
Fatto? Mhm. Ti vedo super immobile, pensavo fossi bloccata. No, no. Ma cosa vedi quando molliamo ad eternum in giro? Diciamo, questa cosa genera grande preoccupazione o non gliene frega niente a nessuno in questi signori? Allora, è come se mentre lo facciamo non si accorgano, a parte le entità cioè quelle che chiamiamo, che sono qua, ok? Gli altri sono come se fossero indaffarati a portare avanti la loro agenda, ok? Mm, mm. Quindi mentre noi li mettiamo, iniziano a agire, ci mettono un attimo a accorgersi. Poi quando si accorgono però sono molto spaventati, come quello che abbiamo visto ieri che fa avanti e indietro per cercare la soluzione, quello è l'effetto. Mhm. Sono certo assolutamente la vibrazione spara, quindi si trovano in difficoltà. E Hanno, perché non fanno saltare la sessione definitivamente? beh, ci hanno provato, ma non ce la fanno, hanno visto che non ce la fanno. Troppa energia. Sì, sì. Va bene, abbiamo visto tutto. Questa è la sessione finale di Irina, non ne farà più perché Mhm, non ce n'è più bisogno. Oggi l'ultima parte che mancava, le entità mentali l'abbiamo vista, mhm, l'abbiamo eliminata, la stiamo per eliminare, anzi. Andiamo con lei al cluster. Diciamo che mhm, adesso, da adesso in poi, fa tutto lei. mm. Noi Sì. siamo a braccia incrociate che la guardiamo. Mhm. Lei sa Ok. cosa deve fare, Mhm, non glielo devi neanche spiegare. Lei sa creare un ad eternum? Sì mhm. o no? Sì, lo stava Ok. creando adesso. Sì, Lei sì. è andata a cluster già più volte, quindi ci vada, faccia tutto quello che deve fare e mi descrivi cosa vedi. Ok, la vedo che è andato al cluster, ci sono 8 contratti e sono 8. dei sì, sono quelli nuovi 8. Sono dei cubetti tipo Lego giganti, Mhm. grossi. Sta aprendo il portale definitivo e li sta buttando dentro. Ha creato l'ha chiuso, adesso ha chiuso il portale, sta creando la Eternum e lo sta appoggiando lì. Avatar. Sì, e infatti mentre tu lo dicevi, lei si è spostata dove c'è l'avatar e mi ha guardato come per dire andiamo, ti porta l'avatar. Mhm. Ehm, C'è quindi, ci anche sono qui. come se fossero due striscette, ok? C'è Mm. l'avatar e c'è una striscetta così e una così, come se corrispondessero alle due entità mentali, ti dico. Quindi della sagoma dell'uomo e dell'avatar ci sono due strisce, Mm, due sezioni sì, orizzontali, come se fosse stato tagliato in orizzontale da un laser mm, e rimanessero due fettine. sì, Due fettine. esatto. Mhm. Ma la fettina dentro cosa? Allora, così. Allora, quando c'è l'avatar intero poi diventa il solito fantoccio che vediamo. Ok, così si vede come se si vedesse Interno. l'ombra, diciamo, come se fosse rimasta l'immagine. Mm, Mm. quindi solo, che ne so, come se fosse sporco di nero dove c'era l'avatar. Ok. Mm. E queste sezioni qua sono codici, informazioni, come un po' potrebbe essere Matrix, no? Film Matrix. Ecco, io vedo così, quando è solo Ok, una via. parte. Ok, adesso sta creando la Deternum e l'ha messo. Bene, esiste ancora qualunque tipo di entità mentale ed eterica? Ok, un ad eternum nel corpo fisico, nel corpo emozionale, nell'eterico e nel subliminale e nel mentale. Ok. Ok, vediamo la nuova vibrazione. Se hai voglia anche la vecchia, ma non te le ho chieste. Può bastare anche la nuova, del vecchio non ci interessa più nulla. 15 miliardi.
Nuova consapevolezza. 237%. PSPE. 63 la PS e 30, 37. ecco, I 37 la PS. precedenti. 675. Percentuale di cervello utilizzata. 9,3. Va bene. Come sta messa la parte entità mentale collettiva media? È sostituita completamente da altissime vibrazioni. Vedo ancora che lavora così. Ok. Vedo anche che hanno smesso di cercare di tagliare i fili. Curiosità, da qualche giorno il proprietario di Faccia Libro ha detto che ha presentato il nuovo Faccia Libro Meta o Mita. Mita, no? Mhm. Cos'è? Ma ha conseguito bene la cosa. Che cos'è? Allora, io vedo che è come se l'avessero tagliato fuori. Ah. Allora, lo vedo. Allora, prima c'era Faccia Libro e lui, ok? Poi vedo lui, fra un po' che lo vedo accusato, lo vedo in carcere, tipo in una cella da solo, e in mezzo però vedo come se avesse già, sapendolo, avesse già progettato un'alternativa, pensando così di riuscire a evitare di essere arrestato e braccato. Adesso è in quell'alternativa lì, che è quel Mita. Io vedo che è come se non fa più parte, cioè non è più a capo di Faccia Libro. In effetti la notizia era anche quella. Va bene, messaggio finale di Irina a se stessa. Eh, ascolta bene, le dice, ascolta bene la vibrazione adesso com'è alta, stai vibrando altissimo in questo istante. Se tu riesci ogni volta a sentire questa vibrazione, riesci ad aprire davanti a te il varco e a fare quello che più ti fa stare bene. Vedo proprio lei che vibra altissimo, ok? E davanti c'è la strada che è tipo fatta da due pareti buie nere, ok? Quindi se lei va avanti con questa vibrazione, queste pareti proprio si modellano intorno a lei, lei passa e davanti c'è tutto chiaro, è tutto limpido, tutto logico, tutto semplice. Ecco, Basta? sì, Dimmi. Figlio. no, no, la PS voleva dire. Mm? Dice, presta attenzione per imparare a centrarti di più, sempre di più, ok? Quindi Mm. utilizzare sempre di più la nostra comunicazione e l'uso del tuo cervello. Presta attenzione al comportamento delle persone. L'immagine che mi arriva è lei che cammina sulla spiaggia, ok, da sola e in silenzio osserva come si muovono le persone e come interagiscono tra loro. Mhm. Ok, la PS dice se tu ti concentri è come se vedessi. A un certo punto dovresti riuscire a vedere il loro campo, ok? Quindi come interagisce il campo delle Energetico. persone, sì. E questo dovrebbe sviluppare questo 9,3 del cervello, Sì, aumentandolo fino aiutare 11,2. tantissimo. Mm, In quanto, questo dipende da lei. sì, dipende da lei, con le condizioni di oggi, se lo fa 1 anno e mezzo. Va bene, il figlio è al cinema, che fa?
lo vedo un po' più, dici ok, ho visto come funziona, ho capito, però è come se fosse indifferente, cioè, boh, come se non gli importasse fare passi diversi. Si sono visti in altre vite lui e Irina? Mm. Allora, l'immagine che mi è arrivata è li vedo su uno dei primi treni esistenti che si sono incrociati su una carrozza e si sono conosciuti lì. Eh, sono stati amanti per pochissimo, però tipo poco, qualche mese. E, e poi uno è andato da una parte e uno dall'altra, proprio non si sono più visti né sentiti. Va bene, la consapevolezza di questa sessione da parte di Irina totale, da parte del figlio parziale, perché giustamente non è lui che fa una sessione per se stesso, Mhm, dovrebbe aiutare, come dire, la maturazione di questo rapporto madre-figlia. Quindi mhm, la madre non è una nemica, la madre sa delle cose, ha saputo delle cose, se il figlio la vuole recepire queste cose bene, se no è il suo percorso, sono le sue mm, scelte e ne pagherà le conseguenze, se ci mm, saranno delle conseguenze da pagare, perché magari siamo tutti matti. Va bene, mhm. abbiamo finito. Come stai, Elena? Bene.